Tutti noi appassionati di orologi abbiamo un feticcio in comune che va oltre la coevità, l'estetica e la tecnica di ogni singolo pezzo, perché questi sono elementi soggettivi. Ma la storicità di alcune maison e di alcune referenze è un qualcosa al quale noi appassionati prestiamo molta attenzione. Nonostante questo, a volte questo elemento viene messo in disparte perché facciamo i cosiddetti acquisti di pancia. E i microbrand è normale che pecchino in questo elemento. Noi siamo grandi appassionati di queste piccole realtà come può essere HTD, Ichnos, Inceptum e Calamai come tanti altri, anche se Calamai fa un po' eccezione perché sta diventando un brand a tutti gli effetti, creandosi anche nel suo piccolo una certa storia. Oggi, subito dopo la sigla, parleremo di Ichnos, che nonostante sia nata davvero da pochissimo tempo, ha molto da raccontare. Tanta filosofia dietro il brand e studio messo in pratica, dal mio punto di vista, in un'ottima maniera. Poco meno di un anno fa sono stati presentati i primi Ichnos, gli Arcipelago. Come vi ho già raccontato nel vlog di Tortona, ideati e voluti con tanta fatica da Pierpaolo Cassoni di Undersea Time, che ha voluto raccontare la storia e i luoghi della sua Sardegna con dei diver con tutto lo stile anni 60 e 70. In video possiamo ammirare l'ultimo modello presentato e ringraziamo Nicola per le bellissime riprese. Dentro questa scatola curata nei minimi dettagli, ecco l'Ichnos Arcipelago Santo Stefano, un bel quadrante con delle belle sfumature di arancione, indici applicati e datario ad ore 6, con questo blu molto profondo e la scala con i tempi di decompressione. Tanta cura nei dettagli, cinturino Tropic Blue e un bracciale a maglie. E poi la forma della cassa e la disposizione delle corone ci riporta subito a quelli che sono i super compressor degli anni 60 e 70. Infatti, una critica che veniva mossa inizialmente era che questi orologi fossero troppo simili ai Fortis Marine Master, il che è vero, però secondo me questi orologi con questi colori stravaganti di quadrante sono riusciti a far tornare di moda una forma di cassa un po' passata in sordina. Le casse super compressor erano originariamente dotate di 3 caratteristiche fondamentali. Questi diver sono diventati iconici perché riuscivano a sfruttare la pressione marina che va ad aumentare pian piano che si va in profondità, comprimendo l'orologio e rendendolo impermeabile. Nella maggior parte dei modelli questa funzione veniva agevolata dall'inserimento di una molla sul fondello per far rimanere assicurato alla cassa il fondello senza essere totalmente stretta. Inoltre la maggior parte dei modelli super compressor presenta 2 corone, perché una veniva utilizzata per girare la lunetta interna e l'altra per muovere le lancette. Onestamente è un orologio che apprezzo moltissimo, mi piace molto la forma della cassa e la colorazione che preferisco di quadrante è quella del Due Mari, una bella tonalità di turchese che ricorda molto i colori del mare sardo. Questa è la colorazione che tutti preferiscono ed inoltre la prima presentata a fine gennaio del 2022. Infine, l'ultimo aspetto di una rilevanza non da poco è il fattore Swiss Made. Infatti questi orologi, oltre a montare una Sellita SV200, vengono assemblati a Mendriso, al confine tra Svizzera e Italia. Il dettaglio presente ad ore 6 dà ancora più prestigio a questo orologio rievocativo. Non è un dettaglio da poco perché affinché un orologio possa fregiarsi del marchio Swiss Made deve riempire determinate condizioni. Infatti, sebbene siano utilizzate delle componenti di fabbricazione straniera, questi non devono eccedere il 50% del valore totale e inoltre l'orologio deve essere assemblato e controllato in Svizzera. E tutto questo è molto complicato, soprattutto per una piccola realtà come può essere un microbrand. Infatti, tutto questo iter ha dei costi ovviamente molto più elevati rispetto a quelli che possiamo avere in Italia o in altri paesi. Ma oltre alla difficoltà a livello economico c'è anche quella a livello logistico. Infatti tutta la fase della produzione si va a complicare nel momento in cui un microbrand italiano va a spostare la sua produzione all'estero.
quindi secondo me è un plus che va sottolineato in maniera particolare. Noi siamo arrivati alla conclusione di questo breve video, fatemi sapere cosa ne pensate in generale dei micro brand e vorrei sapere cosa ne pensate anche di questo Ichnos Arcipelago. Come sempre ne parliamo insieme nei commenti. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ci vediamo in un prossimo video qui su Talk. Ciao!